Vedere la casa all'orizzonte e non poterla raggiungere, toccare la salvezza con le dita e vedersela strappare via nell'istante esatto in cui ci credi. Essere a un passo dalla fine del tormento per scoprire che il tormento è appena cominciato. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast. Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Maddalena e Fabio da Singapore. Grazie anche a Dalila e Sara. Grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio, Lizzanel, Tommaso B, Essi. E infine a Marina, Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo episodio è dedicato al mio più antico sostenitore, Giacomo. Buon anno, amico mio, e grazie. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 255, La vita di Odisseo, episodio 15, Il dono di Eolo, la furia dei Lestrigoni. Nella vasta sala di Alcino, re dei Feaci, le torce proiettano ombre tremolanti sulle pareti. Odisseo ha appena finito di raccontare l'incontro con Polifemo, l'accecamento del ciclope, la fuga disperata, la maledizione che Poseidone lancia contro di lui. I nobili feaci ascoltano immobili, i volti tesi. Alcuni stringono le coppe di vino senza bere. Ripartimmo col cuore spezzato per i compagni perduti, riprende Odisseo. Credevamo che il peggio fosse alle nostre spalle. Ci sbagliavamo. Fa una pausa. Nella sala cala un silenzio assoluto. Quello che sto per raccontarvi è la storia di come vedemmo Itaca all'orizzonte, così vicina da distinguerne i fuochi, e di come la perdemmo per la follia dei miei compagni e per la mia stessa imprudenza. Dopo giorni di navigazione, le 12 navi avvistano all'orizzonte qualcosa di strano. Un'isola che sembra galleggiare sul mare. Non è ferma come le altre isole, ma si muove lentamente, come una nave alla deriva. È Eolia. Man mano che si avvicinano, vedono una muraglia di bronzo che si erge sulla costa rocciosa, lucente sotto il sole, indistruttibile. L'isola è ripida, scoscesa. È un luogo protetto, chiuso, un regno a sé. Le navi attraccano. Odisseo scende a terra con l'araldo, gli altri rimangono prudenti vicino alle navi, troppo recente è il ricordo di Polifemo, troppo fresca la paura. Vengono accolti e guidati da un giovane per un sentiero scosceso fino al palazzo lucente. Attorno capre li osservano indifferenti. Scoprono che sull'isola vivono solo Eolo, il signore di quei luoghi, sua moglie e i 12 figli, 6 maschi e 6 femmine, un numero perfetto. E ciascuno dei 6 fratelli ha sposato una delle 6 sorelle. Vivono tutti insieme, nella stessa casa. Di giorno banchettano nella sala comune, di notte ciascuno dorme con la propria sposa sorella, nelle camere di bronzo. È un'usanza che Odisseo non ha mai visto da nessuna parte, ma non commenta, è ospite e deve essere rispettoso. Gli viene spiegato che Eolo è il custode dei venti. Zeus stesso gli ha affidato questo compito. Può placarli o suscitarli quando vuole. Li cattura con oteri di pelle di capra, li chiude dentro, oppure slega i lacci e li lascia andare. Conosce le parole segrete per farli entrare negli otri.
Dentro si agitano, si dimenano, vorrebbero uscire. Se uscissero tutti insieme, non ci sarebbe niente sulla terra a rimanere fermo. Volerebbero le case, gli alberi, perfino gli uomini. Odisseo ascolta queste cose e pensa che forse siano fantasie, ma quando entra nella dimora di Eolo cambia idea. È tutta di bronzo. Le finestre si aprono circolari sulle pareti. All'interno tutto è di pietra. I sedili, i tavoli, solo le coppe del vino e le ciotole sono d'oro massiccio. Eolo siede su un trono maestoso e accanto a lui sta sua moglie. Attorno al tavolo i figli e le figlie che sembrano identici come figure riflesse da uno specchio. Eolo è ospitale. Ha sentito parlare di Odisseo, della guerra di Troia. I venti, dice, portano con sé tutte le voci e le notizie. Sono i messaggeri più veloci. Lo invita a sedersi con loro e a raccontare. E Odisseo racconta. Per un mese intero resta lì nel palazzo e ogni giorno banchettano. Eolo vuole sentire ogni cosa, Ilio, le navi dei Danai, il ritorno, e Odisseo glielo narra. I suoi uomini intanto sono rimasti alle navi. Non c'è spazio per tutti nel palazzo. Riposano, riparano le navi. Anche a loro Eolo manda vino e carni. Alla fine del mese Odisseo chiede il congedo. Supplica il divino Signore dei venti di aiutarlo, di inviare un vento buono che li porti in patria. Eolo non dice di no, anzi, prepara un dono straordinario. Il giorno della partenza, Odisseo vede un enorme otre fatto con la pelle di un bue di 9 anni. È chiuso con una catena d'argento lucente. Dentro, Eolo ha racchiuso i venti contrari, quelli che potrebbero dare fastidio, creare tempeste, spingere le navi fuori rotta. Solo Zefiro è stato lasciato libero. Eolo gli spiega che Zefiro soffierà nelle vele fino ad Itaca, ma lo avverte. Non deve aprire quell'otre finché non è giunto a casa, finché non ha ormeggiato bene la nave. Dovrà aprirlo da terra, in direzione del mare aperto, altrimenti si scatenerà una tempesta come non ne ha mai viste. Odisseo prende l'otre. Il cuore è pieno di gioia, sta per riportare in patria i suoi compagni. E tutto grazie ai suoi racconti. Perché è vero, niente è più forte della parola. Sembra che non esista, che sia un soffio d'aria, eppure con questo corpo quasi inesistente può realizzare le imprese più grandi. Può provocare una guerra o farla cessare. Può avvicinare 2 cuori. Può produrre il piacere del canto che ti ammalia più di un filtro. È il dono più bello che gli dèi abbiano fatto ai mortali. Scende sulla nave. 2 uomini portano il pesante involucro. Sono incuriositi. Chiedono cosa c'è dentro. Ma Odisseo non dice nulla, come Eolo gli ha raccomandato. È imprudente, lo sa, ma è fiducioso nel dono che quell'essere, metà uomo e metà Dio, gli ha fatto. Salpano. Il vento li prende a poppa e soffia ininterrottamente per 9 giorni e 9 notti. Non hanno mai bisogno di mettere in mare i remi. Il mare è spianato, la brezza costante. Odisseo non ha mai visto le sue navi correre così veloci. E lui sta al timone, non lo cede a nessuno, non vuole che qualcuno sbagli rotta, sente l'acqua gorgogliare e frusciare sotto la chiglia. È il momento più bello quando si naviga. Gli uomini sono allegri ora, cantano, scherzano, si vedono già a casa. Odisseo lotta contro il sonno. Ogni tanto il suo capo si piega, le palpebre si chiudono, ma subito si riscuote. Deve resistere, deve riportarli a Itaca. 9 giorni, 9 notti. E poi il 10° giorno succede. All'alba Itaca appare all'orizzonte, è lei, non c'è dubbio. Odisseo riconosce la sagoma della sua montagna, il mare è azzurrissimo, i delfini giocano saltando davanti alle prue, in lontananza si vedono le case bianche della città, i fuochi accesi, si vedono i custodi dei fuochi così vicini che sembrano a portata di mano. Lì,
Davanti a lui gli pare di vedere Penelope e Telemaco. Ancora poche ore, un breve tratto di mare. Ha percorso tante volte quella rotta. Diritto alla prua c'è il porto e il vento soffia ancora. Lo sente scivolare sulle spalle. Il cuore gli batte all'impazzata di gioia. È uno dei momenti più felici della sua vita. E d'un tratto la testa diventa pesante. Le palpebre si chiudono. Lotta col sonno ancora qualche istante. Lega il timone per non perdere la rotta. E infine si addormenta, sempre reggendo quel timone, la mano avvinghiata al legno. Lo sveglia un sibilo terrificante. Apre gli occhi. Per la nave vola ogni cosa, le onde si sono alzate all'improvviso a mulinello, guarda i suoi piedi. L'otre di Eolo è vuoto, sgonfio, con il laccio d'argento sciolto che pende inutile. I venti gli girano attorno, infuriati. Devono ammainare le vele, i pennoni si spezzano. È impossibile mettere in mare i remi, impossibile vogare. Le correnti li stanno portando a largo. Odisseo sente come se gli avessero conficcato una lama in mezzo al petto. Con gli occhi pieni di lacrime vede sparire a poco il suo caro monte di Itaca dietro l'orizzonte. L'aria è chiarissima, tersa. Vede distintamente la sua isola che si allontana. Per un attimo pensa di gettarsi in mare e morire lì, almeno in vista di Itaca. Tanto profonda è la sofferenza per questa beffa assurda del destino. Itaca era davanti a loro. Sarebbe bastato poco. Perché gli dèi gli hanno versato addosso il sonno? Perché hanno gettato negli animi dell'equipaggio un pensiero folle? Lo capisce subito. E loro glielo confermano, con aria colpevole ma anche risentita. Mentre lui dormiva, si sono detti: ma cosa avrà dentro quel sacco così pesante? Sarà pieno di monete d'oro, di argento. Eolo gliene ha donato tanto. E perché a Odisseo finiscono tutti i doni e a noi niente? Lui tornerà da Troia pieno di tesori e noi invece a mani vuote, dopo tanto combattere. Così si dicevano e hanno deciso: vedere quanto oro e argento c'è dentro quella sacca. Hanno sciolto la catena, hanno aperto l'otre e tutti i venti sono esplosi fuori, ululanti, rabbiosi per la prigionia. Odisseo si avvolge il capo nel mantello e se ne sta lì, sdraiato sul ponte. Non dice nulla. Il dolore è troppo intenso per le parole. La tempesta li risospinge indietro e ancora. Giorni di navigazione, finché alla fine vedono di nuovo l'isola galleggiante di Eolia, quelle mura lucenti, quel palazzo dove hanno trascorso un mese felice. Odisseo scende a terra, prende con sé l'araldo e un compagno, sale di nuovo per quel sentiero ripido, entra di nuovo nel palazzo lucente. Eolo è lì, che banchetta con la sua famiglia. Quando vede Odisseo, i suoi occhi si sgranano. Chiede come mai sia tornato. Odisseo si getta ai suoi piedi abbracciandogli le ginocchia. Chiede perdono. Spiega che i compagni lo hanno tradito, che mentre dormiva hanno aperto l'otre che lui aveva regalato. Lo supplica, lo aiuti di nuovo, lo faccia tornare a casa. Ma Eolo si alza in piedi, scuote la testa, risponde che non può aiutarlo, che se questo è accaduto vuol dire che gli dèi non stanno dalla sua parte. E lui non può e non vuole aiutare coloro che sono odiati dagli dèi. Gli ordina di andarsene, vergogna dei mortali, prima che lo punisca con le sue stesse mani. Odisseo si rialza. L'amarezza è totale. La colpa è dei compagni, sì, che l'hanno aperto, ma è anche colpa sua, che si è addormentato, che non si è fidato di loro, che non ha detto cosa c'era nell'otre, lasciando che la diffidenza crescesse nelle loro menti. Torna alle navi. Gli uomini lo guardano, sanno. Ripartono, remando, senza vento favorevole, persi, avviliti, più lontani da casa di quanto siano mai stati. Per 6 giorni navigano a remi.
Il mare è calmo, ma il silenzio a bordo è pesante. Nessuno canta, nessuno scherza. Tutti remano meccanicamente, gli occhi fissi sul mare. Il settimo giorno avvistano terra, una costa scoscesa, rocciosa. C'è un porto che sembra sicuro, protetto. 2 lunghi promontori lo chiudono da entrambe le parti e l'entrata è stretta. Dall'interno del porto non arrivano onde, né grandi né piccole. Regna una calma serena, quasi innaturale. 11 imbarcazioni si dirigono verso l'interno del porto. Tutti sono stanchi, vogliono ripararsi. Cercano un luogo dove sentirsi al sicuro. Ma Odisseo, in coda, esita. Qualcosa non va, un presentimento forse, o un'ispirazione di Atena. Ferma il suo scafo fuori dal porto, proprio all'esterno, e alla roccia lo fissa con la gomena. Le altre 11 navi entrano, stanno vicine, all'interno del porto profondo, in quella calma che sembra promettere pace. Odisseo sale su un'altura per osservare. Non si vede l'opera né di buoi né di uomini, solo fumo che sale da terra, lontano. Decide di mandare degli esploratori. Sceglie 2 uomini. Terzo aggiunge l'araldo. Sbarcano e vanno per la via piana dove passano i carri che dagli alti monti portano legna in città. E davanti alla città incontrano una fanciulla. È alta, altissima. Va ad attingere acqua alla fonte Artachia, una fonte dalla bella corrente. I 3 uomini le si avvicinano e le chiedono chi sia il re di quel paese e su chi regni. La fanciulla non parla, indica soltanto una direzione, un palazzo, una dimora imponente, sontuosa. I 3 si incamminano, il cuore gli batte forte, ma sono esploratori, è il loro compito. Arrivano alla casa, entrano e si trovano davanti una donna grande come una montagna. Il terrore è immediato. Lei li guarda dall'alto, non dice nulla, poi improvvisamente urla. Chiama il suo sposo, Antifate, re dei Lestrigoni. Antifate arriva. È un gigante come sua moglie. Non chiede nulla, non ascolta le parole di saluto. Afferra uno dei 3, lo solleva come fosse un giocattolo e ne fa il suo pasto. Gli altri 2 si danno la fuga, corrono urlando verso la costa. Ma il re lancia un richiamo per la città e udendolo i forti Lestrigoni accorrono da ogni parte, a migliaia. Non somigliano a uomini, sono giganti. Odisseo dal suo scafo ancorato fuori porto vede quello che sta per accadere e non può fare nulla. I Lestrigoni salgono sulle rocce che fiancheggiano il porto stretto e cominciano a scagliare massi, rocce che un uomo normale non può nemmeno sollevare. Le scagliano dall'alto e le precipitano sulle imbarcazioni intrappolate nel porto. Il frastuono è tremendo. Ovunque si leva un rumore di uomini uccisi e legni spezzati. I fianchi degli scafi si sfondano sotto l'impatto, gli alberi si spezzano, gli uomini urlano, cercano di fuggire a nuoto. Ma i Lestrigoni scendono in acqua, hanno lunghe aste, infilzano gli uomini come fossero pesci, li trascinano a riva e mentre ancora agonizzano li portano via per il loro pasto orrendo. Dentro quel porto stretto, le 11 navi non hanno scampo, non possono manovrare, non possono girarsi, non possono scappare, sono intrappolate e vengono annientate una dopo l'altra. Odisseo urla all'equipaggio di tagliare le gomene, di mettere i remi in acqua. Sguaina la spada affilata e con essa recide gli ormeggi. Loro remano come non hanno mai remato, temendo la morte. L'imbarcazione sfugge alle ripide rocce, si allontana verso il mare aperto. I massi cadono attorno a loro. L'acqua schizza alta quando colpiscono il mare. Ma Odisseo è abbastanza lontano. I Lestrigoni non possono raggiungerlo.
E così, mentre le altre 11 vengono distrutte, mentre gli uomini vengono massacrati come animali, la nave di Odisseo fugge. Navigano via. Il cuore è dolente. Sono scampati alla morte, ma sono privi degli amati compagni. Odisseo stenta a credere a quel che è successo. 12 navi erano partite da Troia. Ora ne resta una sola, la sua. Circa 600 uomini. Ora ne rimangono forse 50. Guarda i volti dei sopravvissuti. Vede il terrore, lo sgomento, la colpa di essere ancora vivi, mentre gli altri sono morti. Vede uomini che piangono, che si coprono il viso, e in lui cresce un'amarezza profonda. È sempre più solo. Il suo esercito si sta dissolvendo. Gli dei lo odiano, questo ormai è chiaro. Eolo glielo ha detto chiaramente, di non poter né voler aiutare chi è odiato dagli dei. Ma deve andare avanti. Deve portare in patria almeno questi, almeno i 50 che sono rimasti. L'imbarcazione procede sul mare. Non sanno dove stanno andando, non sanno cosa li aspetta. Sanno solo che devono continuare a cercare la via del ritorno, anche se quella via sembra allontanarsi sempre di più, come Itaca, vista dal ponte, mentre la tempesta la risospingeva via, lontana, irraggiungibile. Due incontri, due mondi opposti, due modi di comprendere il volere degli dei. Eolo è stato ospitale, generoso, ha accolto Odisseo per un mese intero, ha ascoltato i suoi racconti, gli ha donato il vento favorevole. Ma quando l'eroe ritorna naufrago una seconda volta, il custode dei venti non esita un istante. Vattene, sei odiato dagli dei. Non è crudeltà, è teologia. Eolo legge nella catastrofe un segnale inequivocabile. Gli dei hanno parlato attraverso i fatti. E lui si sottrae, perché non può, non deve contrastare ciò che Zeus ha stabilito. La sua ottemperanza è assoluta, è il principio stesso dell'ordine cosmico che si manifesta. I lestrigoni sono l'opposto, l'assenza totale di ordine, di umanità, di parola. Omero li descrive con una formula lapidaria: non somigliano a uomini. Non c'è dialogo, non c'è xenia, quella sacra ospitalità che regola il mondo greco. Non c'è nemmeno curiosità, solo violenza immediata, bestiale, muta. Antifate afferra uno dei 3 esploratori e ne fa il suo pasto. Poi i giganti infilzano gli uomini come pesci, li trascinano a riva per il loro banchetto orrendo. Dove Polifemo almeno parlava con Odisseo, sia pure per deriderlo, per rifiutare le leggi dell'ospitalità, i lestrigoni agiscono in silenzio. Sono l'umanità negata alla radice, senza linguaggio, senza legge, senza pietà. Esseri che non appartengono neppure potenzialmente al consorzio civile, che stanno al di là di ogni possibilità di civilizzazione. E Odisseo in mezzo, con una sola nave rimasta, 50 uomini sopravvissuti, deve continuare a navigare tra questi estremi, tra chi legge troppo bene i segni degli dei e chi non li legge affatto. Nella sala di Alcino Odisseo tace. Ha finito questa parte del racconto. I Feaci lo guardano con occhi pieni di pietà e ammirazione insieme. 12 navi ridotte a una, 600 uomini ridotti a 50. Arete, la regina, rompe il silenzio. Povero straniero, dice, quanto hai sofferto. Ma Odisseo scuote la testa. Non è ancora finita, nobile regina, perché quello che vi ho raccontato è solo l'inizio. Ora vi dirò dell'isola di Ea, dove abita Circe dai bei capelli e dalla voce suadente. E lì
Ho scoperto che esistono pericoli ancora più insidiosi di ciclopi e le stregone. Pericoli che trasformano gli uomini in bestie. Nella prossima puntata, l'incontro con Circe, la sua dente maga. Scopriremo come l'astuzia stavolta non basterà ad Odisseo. Avrà bisogno dell'aiuto di un dio per cavarsela. Questo è il primo episodio del 2026. Voglio fare i miei migliori auguri a tutti voi che ascoltate Mitologia. Auguri per un anno ricco di scoperte, di storie che vi emozionino, di viaggi, reali o immaginari, che vi portino lontano. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.